Vuoi realizzare un cappellino con i ferri da maglia unisex, senza cuciture e che richiede pochissimo materiale? Sei una principiante alla ricerca di un tutorial facilissimo per realizzare il tuo primo cappellino con i ferri da maglia? Allora sei nel video tutorial giusto. Io sono Silvia e ti do il benvenuto o il bentornato qui, sul mio canale YouTube. Nel video tutorial di oggi vedremo insieme come realizzare questo facilissimo cappellino con i ferri da maglia adatto anche per le super principianti. Ci basta infatti conoscere le basi del lavoro a maglia, montare i punti sul ferro, il dritto e il rovescio. È un cappellino senza cuciture, eseguito con i ferri circolari, richiede pochissimo materiale, solamente 100 grammi di filato ed è un progetto unisex, adatto quindi sia per uomo che per donna. Inoltre, alla fine del video vi darò qualche suggerimento per una personalizzazione completa. Grazie a questa lavorazione che vedremo insieme passo passo, doneremo al nostro cappellino una perfetta elasticità. Andiamo quindi a vedere tutti i materiali di cui abbiamo bisogno e iniziamo insieme il nostro progetto cappellino facilissimo. Il filato che ho scelto in questo bellissimo color verde bosco è il Mini Chunky di Cinzia e Katia Filati. È un filato made in Italy, 50% lana e 50% acrilico. Il gomitolo pesa 100 grammi ed ha una resa di circa 100 metri. Ed essendo un filato di un certo spessore, viene lavorato con uncinetti e ferri molto grandi. In particolare come numero di uncinetto ci viene consigliato il numero 7, mentre invece come numero di ferri il numero 7 o il numero 8. Come ferri andrò ad utilizzare delle punte corte, numero 7, abbinate ad un cavo da 40 cm e avrò poi bisogno di un marcapunti. Perché ho abbinato delle punte corte a un cavo da 40 cm? Perché la misura della circonferenza della testa di una persona adulta si aggira tra i 50 e i 55 cm. Se io vado a sommare la lunghezza del mio cavo a quella delle due punte, ottengo già questa misura. Inoltre dobbiamo andare ad eseguire un lavoro in circolare, quindi senza cuciture, e il numero di maglie che dobbiamo andare a montare deve coprire entrambe le punte e tutto il nostro cavo. Se andassi ad utilizzare un cavo più grande, magari da 60-80 cm, viene da sé che il numero di maglie che dovrei andare a montare supererebbe di molto la circonferenza di 50-55 cm. Quindi mi conviene utilizzare un cavo più piccolo e delle punte corte per eseguire un cappellino di questo tipo. Sul nostro ferro dobbiamo andare a montare un numero di maglie pari. Nel mio caso, con questo numero di ferri, questo cavo e questa tipologia di filato, ho montato 58 maglie. Montate le maglie sul ferro col metodo che preferite, ce ne sono diversi. L'aspetto importante è questo: tutte le maglie devono essere rivolte nello stesso verso e dovete coprire entrambi i ferri e tutto il cavo. Le maglie non devono essere tirate, quindi non deve esserci troppo spazio tra un punto e l'altro, e devono essere rivolte tutte nello stesso verso, non devono quindi esserci torsioni di questo tipo. Quindi una volta assicurato che tutte le nostre maglie sono nello stesso verso, che cosa dobbiamo fare? Montata l'ultima maglia sul ferro, nel mio caso la 58esima, vado a posizionare un marcapunti e devo poi aggiungere una maglia in più per poter andare a chiudere il lavoro in circolo. Vado quindi a montare una maglia aggiuntiva. Ultima maglia montata, marcapunti, maglia aggiuntiva. All'interno di questo video tutorial mi vedrete lavorare col cosiddetto metodo continentale, cioè con il filo tenuto a sinistra. Non è indispensabile lavorare in questo modo, voi eseguite il progetto con il metodo che più vi viene congeniale, con il filo a sinistra o con il filo a destra. L'esecuzione dei punti va ovviamente a variare, ma il risultato è lo stesso. L'ultima maglia che abbiamo montato dobbiamo passarla sul nostro ferro di sinistra. In questo modo e dobbiamo andare a lavorare la maglia passata e la prima maglia del ferro di sinistra insieme. Lavoriamo queste due maglie insieme a diritto.
andando così a chiudere il nostro lavoro in circolo. Questa maglia che abbiamo appena lavorato è la prima di questo primo ferro ed è un dritto. Dobbiamo andare ad alternare per tutto il nostro ferro un dritto e un rovescio. La maglia successiva che andremo a lavorare sarà quindi un rovescio. Lavoriamo poi un dritto, un rovescio, un dritto e continuiamo ad alternare un dritto e un rovescio per tutto il nostro giro, fino ad arrivare al marcapunti. Ho lavorato per tutto il ferro alternando un dritto e un rovescio e sono quasi arrivata al mio marcatore. Mi resta da lavorare l'ultima maglia, qui sul ferro di sinistra, prima del marcatore. L'ultima maglia di ciascun ferro prima del marcatore è sempre un rovescio. Perciò se arrivate a questo punto vi trovate a lavorare un dritto, controllate la lavorazione nei punti precedenti. Probabilmente avete sbagliato il passaggio tra dritto e rovescio. Lavoro quindi a rovescio il mio ultimo punto prima del marcatore. Dopodiché devo passare il marcatore dal ferro di sinistra a quello di destra. Abbiamo così completato il primo giro o primo ferro del nostro cappellino facilissimo. Come si prosegue per il prossimo giro o secondo ferro e tutti i successivi? Andando a ripetere gli stessi passaggi che abbiamo appena eseguito, perché la trama del nostro cappellino è tutta lavorata in questo modo, alternando un dritto e un rovescio. Questa tipologia di lavorazione si chiama costa 1-1 perché andiamo appunto ad alternare un dritto e un rovescio. Come si distingue una maglia a dritto da una a rovescio? Ve lo faccio vedere soprattutto per le principianti. Dobbiamo guardare la base del nostro punto. Nella maglia a dritto subito sotto vedrete questa sorta di piccola V. Questo è un dritto. Nella maglia a rovescio invece subito sotto qui, la maglia sul ferro, vedete che c'è una piccola astina in orizzontale. Questa qui. Questa ci indica che questa maglia è un rovescio. Quindi dove abbiamo la V è un dritto, dove abbiamo questa astina in orizzontale è un rovescio. Lavoro quindi il mio secondo ferro iniziando con una maglia a dritto, alterno con un rovescio e alterno dritto e rovescio per tutto il ferro. I punti che andiamo a lavorare su questo ferro si ripeteranno poi sui ferri successivi perché la lavorazione è sempre la stessa. La particolarità di lavorare in circolare è che non dobbiamo mai scambiare il ferro di destra con quello di sinistra, ma si procede lavorando come se fosse una spirale. Alterniamo quindi un dritto e un rovescio fino ad arrivare nuovamente al marcatore. Passeremo poi il marcatore sull'altro ferro e ricominceremo da capo esattamente come abbiamo visto all'inizio di questo ferro. Continuiamo ripetendo questi passaggi ferro dopo ferro fino ad ottenere un risultato come questo. Ho lavorato ripetendo gli stessi passaggi che vi ho mostrato, quindi alternando un dritto e un rovescio, fino a raggiungere l'altezza di 32 cm. E vi chiederete perché è così alto questo cappellino? Perché la parte bassa, qui dove abbiamo iniziato il progetto, viene risvoltata per creare una bordatura, in questo modo. Ricaviamo quindi la bordatura del nostro cappellino già all'interno della nostra lavorazione, quindi senza particolari cuciture. Se volete fissare questa parte alla lavorazione, ovviamente con dell'altro filo, andate a passare semplicemente attraverso il lavoro e fissate il bordo. Se invece volete un cappellino senza questa bordatura, quindi liscio come se fosse una cuffia, semplicemente fate qualche giro di lavorazione in meno. Diciamo che siamo intorno ai 10-15 cm, poi l'altezza della bordatura dipende sempre dai vostri gusti. Perciò se non volete il bordo,
e volete lasciare semplicemente il cappellino così liscio, lavorate qualche centimetro in meno. Cosa importante, a prescindere dalla bordatura, la chiusura del nostro cappellino è sempre uguale, indipendentemente dal modello finale. Andiamo quindi a vederla insieme. Arrivata ai miei 32 cm, ho completato quest'ultimo giro arrivando davanti al marcatore. Quindi non sono andata ad iniziare un ulteriore giro, ma ho completato quello appena svolto. Che cosa devo fare? Tolgo il marcapunti perché ormai non serve più e devo andare a chiudere il mio cappellino utilizzando un ago. Se come nel mio caso siete già arrivate alla fine del gomitolo, questa è la coda, ho utilizzato quindi precisamente 100 g di filato, andate direttamente a prendere un ago da lana. Se invece avete ancora molto filato, dovete andare a tagliarne un pochettino. Considerate circa un 10-15 cm, meglio abbondare, non si sa mai, e andate a prendere un ago da lana. Io utilizzo questo, se non lo avete come il mio, l'importante è che il vostro ago abbia una cruna abbastanza larga da far passare agevolmente il filo. I passaggi che dobbiamo eseguire per ottenere la chiusura sono questi. Dobbiamo passare con l'ago all'interno di tutte le maglie che sono presenti qui, partendo dal ferro di sinistra. Qui ricordate avevamo il marcatore, quindi si comincia dalla prima maglia, qui a sinistra, e si prosegue passando il filo attraverso tutte le maglie sul ferro. Passo quindi con l'ago all'interno della prima maglia e la faccio cadere dal ferro. E faccio lo stesso con tutte le maglie che mi si presentano. Piano piano passo il filo finché non tolgo dal ferro tutte le mie maglie. Tolgo le ultime maglie e posso mettere da parte i miei ferri. Questo è ciò che dobbiamo ottenere, il filo passa all'interno di tutte le maglie che prima erano poste sul ferro. Come chiudiamo questo spazio? Andiamo semplicemente a tirare il filo. Dobbiamo tirare il filo finché questo buco non si chiude su se stesso, in questo modo. E ovviamente dobbiamo poi bloccare il filo all'interno del cappellino, quindi tirato il più possibile facendo però attenzione a non strappare il filato, lo facciamo passare all'interno del cappello e poi risvoltiamo il cappello al contrario. Potete fare anche più di un nodo, però cercate di posizionarli comunque a distanza e intorno a quello che era il nostro buco, perché se li concentrate tutti nello stesso punto, una volta che indossate il cappello potreste sentire la pallina del nodino. Tagliamo il filo in eccesso, risvoltiamo di nuovo il nostro cappello, nascondiamo la codina iniziale all'interno del lavoro sempre utilizzando l'ago e risvoltiamo la parte bassa del cappellino per ottenere la bordatura. Ed ecco qui il nostro cappellino con la sua bordatura e una perfetta chiusura nella parte superiore. Vi faccio vedere quanto è elastico grazie a questa lavorazione costa 1:1. Guardate come si allarga bene sulla base. Merito ovviamente del punto ma anche della qualità del filato. Inoltre è un progetto che possiamo personalizzare. Se abbiamo ancora un po' di filato possiamo realizzare un pompon da cucire qui nella parte superiore, oppure se ci piace e che va veramente tanto di moda quest'anno, andare ad aggiungere un pompon in eco pelliccia. Li vendono già fatti così pronti per essere cuciti, oppure possiamo farlo da sole utilizzando un filato simil pelliccia. Questo è un esempio che ho realizzato io utilizzando un filato in pelliccia che avevo in casa veramente da un bel po' di tempo e con una delle mie macchinette per pompon della Prim. Se vi interessa vedere il tutorial lo trovate come sempre qui sul canale.
Guardiamolo vicino al cappellino. Io lo trovo molto carino ed è una delle possibili personalizzazioni che potete eseguire sul vostro progetto. Un'ulteriore idea potrebbe essere quella di aggiungere un'etichetta personalizzata, oppure utilizzando della colla a caldo e degli strass andare ad applicarli lungo tutto il cappellino. Insomma, vi ho fornito una base universale per poter ottenere sempre un cappellino diverso in base ai vostri gusti e ovviamente all'uso che volete farne. Siamo quindi arrivati alla fine di questo video tutorial che io spero abbiate trovato utile e soprattutto interessante. Abbiamo visto come con pochissimi passaggi eseguibili anche dalle principianti possiamo realizzare un cappellino estremamente elastico, semplice di tendenza e unisex. Vi ricordo che questo filato meraviglioso, il mini Ciunchi, lo potete trovare da Cinzia e Katia Filati. Vi lascio come sempre il link al negozio scritto qui sullo schermo e nel box informazioni. Se questo video vi è piaciuto e non volete perderne altri sia per quanto riguarda il lavoro coi ferri da maglia che il lavoro all'uncinetto, potete iscrivervi qui sul mio canale e cliccare anche sulla campanellina, così riceverete una notifica in tempo reale ogni volta che pubblicherò un nuovo video. E ovviamente se il tutorial vi è piaciuto vi invito a lasciarmi un commento proprio qui sotto il video e perché no un bel pollice in su. Vi aspetto con tanti nuovi progetti sempre qui sul mio canale YouTube. Intanto vi auguro buona creatività e ci vediamo molto presto in un nuovo video.